Ciao ragazzi, oggi parliamo di Scott Wilson, atleta storico della Golden Era, con una carriera agonistica che ha attraversato ben 3 decadi, cominciando nei primi anni 70 e proseguendo fino al 2000. Personaggio eclettico, bodybuilder granitico, famoso per l'eccezionale sviluppo delle spalle e dei tricipiti, e atleta fortissimo in grado di eseguire alzate che gli permettevano di ben figurare nelle gare di powerlifting, Scott ha incarnato il modello del power builder della Golden Era, un'epoca nella quale gli atleti avevano una forza muscolare che andava di pari passo con l'imponenza fisica e gareggiavano per pura passione. Seppure senza riuscire a rientrare nella ristretta cerchia dei vincitori del Mister Olympia, Wilson ha avuto una carriera agonistica di tutto rispetto, figurando ai vertici in diverse federazioni quali AAU, WBBG, NBA, IFBB, con una carriera ventennale fra i professionisti IFBB, che lo ha visto piazzarsi fra i primi 10 nella maggior parte delle competizioni a cui ha preso parte. E peccato che l'arte della posa non fosse nelle sue corde e gli risultasse indigesta. In tanti ritengono che altrimenti avrebbe potuto essere molto più competitivo, raggiungendo vette più alte. Ma al cuore non si comanda, e se da un lato Scott era un super atleta con un'educazione di estrazione militare, famoso per l'intensità dei suoi allenamenti, dall'altro forse gli è mancato un po' quello spirito artistico e amore per lo spettacolo che gli avrebbero permesso di incontrare maggiormente i favori delle giurie di gara. Rimane comunque un atleta ammirato e rispettato sia per il fisico che per il carattere da tutti quelli che hanno avuto modo di conoscerlo, un grande interprete del bodybuilding old school. Atleta longevo che ha gareggiato ai massimi livelli fino ai 50 anni, purtroppo Wilson non è riuscito ad essere longevo anche nella vita. La sua prematura scomparsa, avvenuta nel 2018 a 67 anni a causa di un tumore della pelle, ha lasciato attoniti e sconfortati gli appassionati del settore. Oggi ne ripercorriamo brevemente la vita e la carriera agonistica. Enjoy! Scott Wilson nasce il 6 agosto 1950 a San Diego, in California. Cresciuto in una regione rurale, Scott è magro ma atletico e sportivo. Sin da giovanissimo comincia ad allenarsi con i pesi nel suo garage. Racconta che essendo la sua famiglia molto povera, suo padre era morto e la madre doveva accollarsi l'impegno di mantenere 5 figli, vendette a un vicino la bicicletta ricevuta in regalo da una zia per comprare un set di pesi con cui allenarsi. Anche a scuola si dedica allo sport con successo, praticando il football e il wrestling, disciplina nella quale stabilisce il record della scuola per lo schienamento più veloce, 11 secondi. Comunque ai tempi non aveva velleità di perseguire una carriera professionale nello sport e, finita la scuola, decide invece di arruolarsi nel corpo dei Marines degli Stati Uniti. Nel 1973, dopo il congedo dal corpo dei Marines, ad una festa Scott incontra un bodybuilder che gli racconta che si sta allenando per partecipare al concorso di Mister San Diego. Ai tempi Scott, anche se aveva già oltre 10 anni di allenamento con i pesi alle spalle, conosceva poco il mondo delle gare di bodybuilding. Comunque era sicuro di poter battere il suo amico. Così, incuriosito, in modo estemporaneo, decise di gareggiare anche lui al Mister San Diego, per capire come funzionavano le cose. Sebbene avesse poca dimestichezza con la presentazione e il posing, la performance che riuscì a mostrare sul palco fu sufficiente a convincere la giuria ad assegnargli la prima posizione di gara, una vittoria di grande soddisfazione per Scott, che lo motiva a continuare. Torna sul palco l'anno seguente, nel 1974, al Mister California AAU, dove conferma il suo ottimo potenziale, vincendo la gara e conquistando la Pro Card IFBB. 2 gare, 2 vittorie, un inizio entusiasmante, ma ai tempi col bodybuilding non si guadagnavano molti soldi e Scott non era ancora convinto di poter perseguire il bodybuilding come un'attività professionale, così continuerà a gareggiare per diverso tempo come atleta dilettante. Nel 1975 partecipa al Mister America AAU, classificandosi terzo nella categoria medie taglie e sesto per il titolo assoluto. Nel 1976 gareggia al Mister America Pro WBBG, vincendo il titolo assoluto. Fra il 1978 e il 1979 si conferma atleta di caratura mondiale, ben figurando al Natural Mister America NBA, dove si aggiudica rispettivamente un quinto ed un terzo posto nella categoria professionisti. Ma è solo a partire dal 1980 che, dopo quasi 20 anni di allenamento, presa confidenza con le sue potenzialità, Scott decide che è arrivato il momento di sviluppare il proprio massimo potenziale fisico e dedicarsi al bodybuilding professionistico a tempo pieno.
Con un peso in gara sui 96 kg, distribuiti su 1,78 m di statura, gareggerà sul circuito pro IFBB per un ventennio, dal 1980 al 2000, prendendo parte ad una ventina di competizioni. Fra i punti salienti della sua carriera agonistica ricordiamo la vittoria nella categoria dei pesi massimi e del titolo assoluto al Mr. International IFBB del 1981, la vittoria nel Grand Prix di Portland del 1983 e le 3 partecipazioni al Mr. Olympia Masters nel 1994, 1999 e 2000, dove si classificò rispettivamente 11°, 10° e 8°, confrontandosi con atleti del calibro di Lou Ferrigno, Robbie Robinson, Danny Padilla, Vince Taylor e tanti altri. Ricordiamo anche che era molto forte e nel periodo off-season, lontano dalle competizioni di bodybuilding, si è cimentato ben figurando anche nel powerlifting. Fra le sue migliori alzate, le cronache riportano oltre 210 kg alla panca piana, oltre 280 kg nello squat e oltre 300 kg nello stacco da terra. Dopo il Mr. Olympia Masters del 2000, arrivato a 50 anni di età, con quasi 30 anni di competizione alle spalle, Scott decide che è arrivato il momento di ritirarsi dalla scena agonistica e concluderà una carriera nella quale ha forse raccolto meno di quanto il suo potenziale atletico gli avrebbe consentito. A detta dei suoi compagni di allenamento, a limitarlo furono diverse ragioni. Da un lato la scarsa dimestichezza con il posing, pratica che odiava e nella quale non si esercitava abbastanza, con il risultato di non riuscire a presentarsi al meglio sul palco. Oltre a questo vengono citate ragioni politiche e commerciali, dovute al fatto che Wilson sponsorizzava integratori alimentari non associati alla linea Weider. Dopo essersi ritirato dallo sport professionale, Scott ha vissuto a Merced in California con la moglie Vi e i 3 figli Scott, Michael ed Eric. Purtroppo il 6 maggio 2018 Scott Wilson si è spento dopo una lunga lotta contro il cancro alla pelle. Aveva 67 anni. Nel corso della sua lunga carriera sportiva, Scott ha provato diversi approcci e metodi di allenamento, dall'alto volume all'alta intensità, passando per innumerevoli configurazioni intermedie e, con l'esperienza, ha razionalizzato che non esistono segreti e tecniche miracolose in palestra, ma piuttosto una serie di principi e punti chiave che ritiene fondamentali per un workout efficace. Fra questi ricordiamo: primo, l'importanza del recupero. È importante allenarsi con intensità ed un sufficiente volume di lavoro, ma altrettanto fondamentale è recuperare bene, prendendosi il tempo di riposo necessario tra le sessioni di allenamento, in modo da permettere al fisico di rigenerarsi e crescere. Secondo, l'importanza di eseguire gli esercizi con un arco di movimento completo e controllare la fase eccentrica dei movimenti eseguendoli in modo lento e controllato, per sollecitare al meglio il gruppo muscolare target. Terzo, impegnarsi sempre al 100% durante le sessioni in palestra, mantenendo una piena concentrazione e focus su quanto si sta facendo. Quarto, introdurre un certo livello di varietà nelle routine di esercizi, evitando di fossilizzarsi nell'eseguire sempre la solita sequenza di movimenti. Quinto, allenarsi con il massimo impegno, ma senza esagerare, avendo ben chiara la differenza fra le sensazioni positive dello stimolo allenante e il dolore che invece porta al logorio e all'infortunio. Fedele ai suoi principi, all'apice della sua carriera, Scott si allenava dalle 3 alle 5 volte a settimana, con una split del tipo: giorno 1 petto e braccia, giorno 2 gambe e addominali, giorno 3 schiena e spalle. Per allenare il petto, distretto muscolare che reputava carente rispetto a spalle e tricipiti, seguendo la linea guida tracciata da Mike Mentzer, iniziava il workout con un esercizio di isolamento, tipo croci con manubri o ai cavi o alla macchina, seguito, spesso in super serie, da un movimento multiarticolare, come distensioni su panca piana o inclinata, con bilanciere o manubri. Concludeva l'allenamento con un esercizio quali dips alle parallele o croci ai cavi incrociati. Inoltre, per aumentare la varietà degli stimoli, alternava una seduta pesante, durante la quale eseguiva 1-2 serie di lavoro da 6-8 ripetizioni per esercizio, con una sessione di allenamento più leggera ma non per questo meno intensa, nella quale effettuava 3-4 serie di lavoro da 12-16 ripetizioni per esercizio, con brevi pause di riposo fra i set. Anche sul piano alimentazione, piuttosto che seguire tabelle rigide, Scott riteneva importante avere ben presenti alcuni principi di riferimento. Nel periodo lontano dalle competizioni mangiava piuttosto liberamente, concedendosi periodicamente delle giornate di sgarro, ma era sempre attento a non ingrassare troppo
e soprattutto raccomandava di iniziare la dieta pre-gara con largo anticipo rispetto alla data della competizione, così da poter dimagrire in modo lento e progressivo, evitando diete molto restrittive, stressanti per il corpo e per la mente, che avrebbero portato alla inevitabile perdita di tessuto muscolare. Riassumendo, Scott Wilson è stato un grande atleta della Golden Era, la cui lunghissima carriera agonistica lo ha portato a gareggiare dall'inizio degli anni 70 fino alla soglia degli anni 2000. Grande interprete e rappresentante dei valori dell'epoca classica, un'icona del bodybuilding old school e di un'epoca durante la quale i culturisti erano atleti a tutti gli effetti, concentrati nello sviluppare un fisico atletico ed estetico, quando non c'era il synthol e i muscoli li costruivi e scolpivi lavorandoli in palestra, facendo leva soprattutto sull'allenamento e solo in secondo piano sui pochi farmaci disponibili all'epoca. Che dire, ai tempi gli atleti gareggiavano per passione e dovevano fare di necessità virtù. Una situazione che, ironicamente, ha dato vita ad una delle epoche più entusiasmanti della storia del bodybuilding. Non è un caso se oggi, pur con tutte le innovazioni tecnologiche avvenute nel frattempo, è stata creata la categoria Classic Physique, che cerca di recuperare e riproporre i valori estetici che hanno fatto grande la Golden Era. Ciao, alla prossima!